tutte cari amiche creative e ben ritrovate nel mio canale. Nel video di oggi vedremo insieme come realizzare questo cardigan che mi vedete indossare. Per questo progetto ho scelto di utilizzare del filato Regina, che è un filato composto dall'80% di cotone e un 20% di fibra acrilica, che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Il che lo rende adattissimo per il periodo primaverile. L'ho arricchito con dei bottoni a mo' di chiusura e ho realizzato queste maniche sbarazzine con il punto popcorn. Il cardigan è molto semplice da realizzare anche se siete delle principianti. Il tutorial che vedremo oggi è per una taglia S, però potete adattarlo tranquillamente alla vostra taglia. I punti impiegati sono semplicissimi perché sono soltanto maglie alte e punto popcorn. Adesso andiamo a vedere tutto l'occorrente e passiamo al tutorial. Andremo ad utilizzare il filato Regina dell'azienda BBB che potete acquistare sul sito www.unfilodipassione.it. Ci serviranno inoltre dei bottoni, dei marcapunti e un ago da lana. Per l'avvio del lavoro andremo ad utilizzare un uncinetto numero 5, mentre per quanto riguarda il corpo del lavoro andremo ad utilizzare un uncinetto da 4,5 mm. Per realizzare il nostro cardigan partiremo dal pannello posteriore che, come potete vedere, ha una forma a T. Adesso io il mio già l'ho realizzato ed insieme vedremo un piccolo campione, tanto per farvi capire come dare questa forma. Come prima cosa partiamo dalle misure in centimetri e andiamo a misurare le nostre spalle, come vi ho fatto vedere già nel video precedente su come prendere le misure, e alla nostra misura andiamo ad aggiungere 30 centimetri. La lunghezza totale della parte più lunga è di 69 cm, mentre l'altezza del nostro cardigan è di 49 cm circa, ma ovviamente la lunghezza la sceglierete voi in base al vostro gusto. Quindi andremo ad iniziare il lavoro dalla parte più lunga avviando 85 catenelle e adesso vediamo come svilupparlo. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio e andiamo a prendere l'uncinetto da 5 mm ed andiamo ad avviare per la mia taglia 85 catenelle. 2, 3, 4. Io vi farò vedere un piccolo campione. Quindi andiamo a avviare 85 catenelle. Realizzate le nostre 85 catenelle, andiamo a cambiare uncinetto e andiamo a prendere il numero 4,5. Partendo dalla terza catenella dall'uncinetto andiamo a realizzare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e anche qui andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a fare ancora una maglia alta e continuiamo in questo modo realizzando una maglia alta in ciascun punto della catenella fino alla fine. Una volta arrivati alla fine della catenella, per il giro numero 2 andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, svoltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia alta perché abbiamo fatto già le 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta, quindi andiamo a puntare l'uncinetto sulla seconda maglia alta e andiamo a fare una maglia alta in ciascun punto. E continuo in questo modo per 17 giri. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta completati tutti i 17 giri abbiamo ottenuto la parte superiore della maglia più un pezzo delle maniche. Questo qui che vedete sarà il pezzo appunto delle maniche e abbiamo un'altezza da sopra a sotto di 24 cm.
Quindi se volete realizzarlo di una taglia in più, andate a prendere la vostra misura delle spalle, quindi da spalla destra a spalla sinistra, e aumentate 15 cm da un lato e 15 cm dall'altro. Adesso, completati i 17 giri, dobbiamo andare a ricreare la parte inferiore del pannello posteriore. Quindi nel mio caso ho messo un marcapunti in questo punto contando 15 maglie dal bordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ed ho iniziato la lavorazione partendo dalla 16ª maglia. E ho fatto la stessa cosa anche per l'altro lato. Ho contato sempre 15 maglie alte e ho fermato la lavorazione sulla 16ª. Quindi abbiamo detto che questi corrispondono ai miei 17 giri della parte che mi va a coprire le spalle e un pezzo della manica. Facciamo un nodino di sicurezza e tagliamo il filo. Ho contato 15 punti da un lato e 15 dall'altro in modo tale che lo spazio centrale che mi resta è lo stesso della misura delle mie spalle, quindi da spalla a spalla. Quindi andiamo a contare 15 maglie da un lato e 15 dall'altro e andiamo a posizionare il nostro marcapunti. Qui nel mio campione lo andrò a posizionare alla quinta maglia, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a mettere un marcapunti da un lato, 1, 2, 3, 4 e 5 e un marcapunti dall'altro. Per stabilire l'inizio e la fine della nostra lavorazione. Adesso riprendiamo il filo, facciamo un nodino scorsoio, sempre con l'uncinetto del 4,5 andiamo a riprendere la nostra lavorazione. Quindi inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva al marcapunti, lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella di sicurezza. Realizziamo altre 2 catenelle in questo modo, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti del lato opposto. Una volta arrivati al marcapunti opposto ci fermiamo, andiamo a fare 3 catenelle che corrisponderanno alla nostra prima maglia alta del giro successivo, voltiamo il lavoro e continuiamo a fare una maglia alta in ciascun punto partendo dalla seconda maglia alta del giro precedente. In questo modo. E procediamo così per un totale di 19 giri. Ed ecco qui che già la T si inizia a formare, quindi proseguite per altri 19 giri per fare la parte inferiore del pannello posteriore, perché la maglia andrà messa in questo modo, quindi questa sarà la parte superiore. Una volta completato tutto il nostro pannello posteriore, dobbiamo andare a fare il pannello anteriore, anzi i 2 pannelli anteriori, che non andranno cuciti, ma andranno lavorati direttamente sul pannello posteriore. Come vedete, io qui già ho inserito dei marcapunti per dare l'ampiezza del collo. E per trovare questa misura ho contato 15 maglie da un lato e sulla 15ª vado a mettere un marcapunti che mi corrisponderà alla misura del lato più corto e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. A questo punto vado a segnare con il marcapunti rosso il centro che va dal marcapunti all'altro marcapunti, in modo da avere la stessa misura dei pannelli sia a destra che a sinistra. Una volta posizionato il marcapunti centrale, vado a prendere la circonferenza del mio collo e la vado a dividere per 2. Il numero che ne verrà fuori sarà la distanza tra un pannello anteriore e l'altro. Nel mio caso
è 10 cm, quindi vado a posizionare il metro da sarta con il 5, che è la metà, sul marcapunti rosso, e vado a posizionare un marcapunti all'inizio del metro e l'altro sui 10 cm. Se a voi sarà 13 cm, andate a fare la stessa cosa. Sposterete il metro sul 6,5 come numero centrale e un marcapunti lo posizionerete sul 13 e l'altro marcapunti sullo 0. Adesso vi giro un attimo il lavoro perché io ho già realizzato il primo pannello e adesso vediamo come realizzare l'altro. Quindi adesso partirò da questo lato. Vado a fare un nodino scorsoio con lo stesso filo, inserisco il mio uncinetto da 4 mm e mezzo sulla prima catenella e vado ad agganciare il filo. Lo porto fuori e faccio una catenella di sicurezza. A questo punto vado a fare ancora 2 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro sulla maglia alta successiva e vado a fare la mia maglia alta. Ancora filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia alta e vado a fare la mia maglia alta e continuo in questo modo fino ad arrivare al secondo marcapunti. Quindi il primo lo possiamo tranquillamente togliere perché ci serviva soltanto per prendere la misura. Quindi continuo il mio pannello di maglie alte partendo dall'inizio del giro fino ad arrivare al secondo marcapunti. Ed ecco qui terminato il primo giro. Come vedete mi sono fermata proprio al marcapunti. Ho fatto l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta prima di arrivare al marcapunti. Adesso vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 in sostituzione della prima maglia alta. Vado a girare il lavoro. Filo sull'uncinetto ed entro sulla seconda maglia alta del giro precedente e vado a fare la mia maglia alta e continuo in questo modo per un totale di 17 giri. Io continuo e ci rivediamo più tardi. Una volta completati anche i nostri 17 giri del pannello anteriore, andiamo a contare 15 maglie alte dall'esterno del pannello e andiamo a segnare con il marcapunti. E andiamo a segnare la 15ª maglia con il nostro marcapunti. Arrivati a questo punto non vado a tagliare il filo, ma continuo la lavorazione arrivando fino al marcapunti. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e continuo la lavorazione di maglie alte partendo dalla seconda maglia alta del giro precedente. Una volta terminati entrambi i pannelli anteriori non ci resta che cucirli e andremo a cucire prima questo lato e poi l'altro. Come vedete io un lato già l'ho cucito ed ho utilizzato la cucitura invisibile che non vi farò vedere in questo video in quanto c'è già un video dedicato e vi lascerò il link in descrizione e nelle schermate finali. Dopo aver terminato le cuciture laterali da entrambe le parti, adesso vediamo come realizzare la manica. Io una già l'ho realizzata in modo da darvi un'idea e adesso vediamo insieme come realizzare la seconda. Per realizzare la nostra manica partiremo dal punto centrale in alto e più precisamente il punto dell'unione tra il pannello anteriore e il pannello posteriore. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio con il nuovo filato e andiamo a prendere il nostro uncinetto. A questo punto entriamo nel foro prima o nel foro dopo rispetto alla nostra cucitura centrale. Inseriamo l'uncinetto e andiamo ad inserire anche il nodino scorsoio. Lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella di sicurezza. La lavorazione avverrà in tondo sulla parte del dritto.
andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun foro, quindi tra una maglia alta e l'altra maglia alta. Entriamo nel foro e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Entriamo nel secondo foro e facciamo un'altra maglia bassa e continuiamo con la realizzazione di una maglia bassa in ciascun foro fino ad arrivare alla fine del giro. Se volete potete aiutarvi con un marcapunti per non perdere il primo punto. Io continuo e ci vediamo alla fine. Arrivate a questo punto abbiamo un totale di 34 maglie basse, ma per realizzare la nostra manica ci occorrerà un multiplo di 5. Quindi 34 non è un multiplo di 5 e perciò nell'ultimo foro andiamo a lavorare 2 maglie basse in modo da avere 35 maglie basse e andiamo a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio, in questo modo. A questo punto andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto e nelle 3 maglie basse successive andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto per un totale di 4 maglie alte. In questo modo. Sulla quinta maglia bassa andiamo a realizzare un punto popcorn che consiste in un archetto di 5 maglie alte, tutte nello stesso punto, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo leggermente fuori l'asola e entriamo con l'uncinetto nella prima maglia alta dell'archetto. Agganciamo l'asola che abbiamo tirato fuori e la facciamo passare attraverso la prima maglia alta, in questo modo. Adesso filo sull'uncinetto e nelle 4 maglie basse successive andiamo a realizzare 4 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto, 2, 3 e 4. E nel quinto punto andiamo a ripetere il nostro punto popcorn. Quindi abbiamo detto che andiamo a fare 5 maglie alte, tutte nello stesso punto, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo fuori l'asola. Entriamo con l'uncinetto sulla prima maglia alta dell'archetto delle 5 maglie alte, agganciamo l'asola e la facciamo passare attraverso la prima maglia alta, in questo modo. Filo sull'uncinetto e continuiamo con 4 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati al termine del giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio, in questo modo. Al giro numero 3 andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto. Quindi in questo giro non andremo a realizzare il punto popcorn, ma andremo a realizzare un giro di sole maglie alte. Quando siamo arrivate in prossimità del punto popcorn, andiamo ad inserire l'uncinetto in questa catenella che si è venuta a creare prima del punto popcorn e andiamo a fare la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto e adesso lo andiamo a puntare nella catenella che si è formata subito dopo il punto popcorn, quindi in questo punto. Filo sull'uncinetto e andiamo a fare tutte maglie alte, una maglia alta in ciascun punto fino alla fine del giro.
Io continuo e ci vediamo alla fine. Arrivati al termine del giro, vado a chiudere con una maglia bassissima sull'ultima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo. Al giro numero 4 andiamo a ripetere il punto popcorn, ma non lo andremo a fare esattamente sul punto del giro precedente, ma lo andremo a posizionare alla metà. Quindi andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta. Nel terzo punto andiamo a fare il nostro punto popcorn. Quindi 5 maglie alte, tutte e 5 nello stesso punto, 3, 4 e 5, tiriamo fuori leggermente l'asola, entriamo con l'uncinetto sulla prima maglia alta delle 5 e andiamo ad agganciare l'ultima asola e la facciamo passare attraverso il punto. Adesso filo sull'uncinetto e ripetiamo la sequenza delle nostre 4 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto. 3 e 4 e nel quinto punto vado a rifare il mio punto popcorn. E ancora 4 maglie alte e continuo ad alternare i giri 2 e 3, quindi il giro del punto popcorn e un giro di maglie alte, fino ad arrivare al giro numero 22, per un totale di 23 giri se andiamo a contare anche il giro di maglie basse iniziali. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Mi raccomando, ogni volta che andiamo a fare il punto popcorn, di metterlo sempre al centro del punto popcorn precedente, in modo da far venire questo effetto. L'ultimo giro, mi raccomando, quindi il giro numero 23, contando anche il giro di maglie basse, deve essere il giro di sole maglie alte, perché poi andremo a costruirci il polsino. Completato anche il 23esimo giro della manica, non andiamo a tagliare il filo perché andremo a realizzare il polsino. Nel primo punto andiamo a fare una catenella in sostituzione della prima maglia bassa e nei punti successivi andremo a realizzare delle diminuzioni. Di maglie basse. Quindi prendiamo la costina avanti della nostra maglia alta, la seconda costina della seconda maglia alta e andiamo a fare la nostra diminuzione. In questo modo. E continuiamo così fino alla fine del giro. Se a voi risulta essere troppo stretto, potete tranquillamente fare una diminuzione e una maglia bassa, una diminuzione e una maglia bassa, alternando i punti fino ad arrivare alla fine del giro. Una volta arrivate alla fine del giro di diminuzioni, rientriamo con l'uncinetto sulla prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. A questo punto filo sull'uncinetto, andiamo ad eseguire una maglia alta presa dietro in corrispondenza della prima diminuzione del giro precedente, in questo modo. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare ancora una maglia alta presa dietro sulla seconda diminuzione. In questo modo filo sull'uncinetto, nelle 3 diminuzioni successive
Andiamo a fare invece 3 maglie alte prese avanti. 1, 2 e 3. In questo modo. Nelle 3 diminuzioni successive ancora andiamo a fare 3 maglie alte prese dietro e continuiamo in questo modo alternando 3 maglie alte prese avanti e 3 maglie alte prese dietro fino ad arrivare alla fine del giro. Una volta arrivate al termine del giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Andiamo a fare una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Una volta completate entrambe le maniche possiamo passare alla realizzazione della bordura. Come vedete qui sul lato ho messo questi 3 marcapunti perché in corrispondenza appunto di questi punti andremo a creare delle asole perché da quest'altro lato andremo ad inserire dei bottoni. Ho posizionato il primo marcapunti sulla 17ª maglia alta iniziando a contare dall'alto, qui proprio da dove inizia il pannello anteriore. Ho contato 17 giri ed ho piazzato il marcapunti. Il secondo l'ho piazzato a distanza di 7 punti e la stessa cosa ho fatto per il terzo. Da marcapunti a marcapunti ho contato 7 maglie, 7 giri anzi, e sulla settima ho inserito il terzo marcapunti. E adesso passiamo alla realizzazione della bordura. Inizieremo la bordura proprio qui dove inizia il pannello anteriore e procederemo per tutto il perimetro del nostro cardigan. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio ed entriamo con l'uncinetto qui nel primo giro di maglie alte del pannello anteriore. Inseriamo il nodino scorsoio e andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 in sostituzione della prima maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto dove si uniscono i 2 giri, quindi non subito nel giro successivo, ma in questo punto dove si uniscono il primo ed il secondo giro e andiamo a fare ancora una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel giro successivo, qui in questo punto, quindi nel secondo giro e andiamo a fare ancora una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo dove si uniscono gli altri 2 giri, quindi al centro in questo punto e andiamo a fare ancora una maglia alta e continuiamo in questo modo per tutto il lato. Quindi una maglia alta all'interno del giro e una maglia alta dove si uniscono i 2 giri. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare qui nella parte finale. Una volta arrivate a questo punto andiamo a fare ancora una maglia alta nel punto di congiunzione tra i 2 giri e qui nell'angolo andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto in modo da ricreare l'angolo. Filo sull'uncinetto, entriamo quindi nella maglia alta successiva, qui nello spazio, e andiamo a fare le nostre maglie alte. Vedete qui si è ricreato l'angolo perfettamente e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Una volta arrivate con la lavorazione sul lato opposto in corrispondenza del marcapunti, possiamo far finta che il marcapunti non ci sia, perché ci servirà solo come promemoria per sapere dove andare a realizzare le asole nei giri successivi. Quindi andiamo a lavorare tranquillamente come se il marcapunti non ci fosse.
Terminato il pannello anteriore anche dall'altro lato, adesso andiamo a fare la bordura al pezzetto di collo dietro, ma non continueremo con le maglie alte, ma andremo a fare una maglia bassa in ciascun punto. E andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella dell'inizio, in questo modo. Ed ecco qui che abbiamo completato il primo giro di bordura. Adesso per il secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta ed andiamo ad alternare una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro per ogni maglia alta del giro precedente. In questo modo fino ad arrivare all'angolo, così vediamo insieme come lavorarlo. Una volta arrivate nella parte dell'angolo, andiamo a lavorare una maglia alta presa dietro nella prima maglia alta dell'angolo, una catenella e una maglia alta presa avanti nella seconda maglia alta dell'angolo. In questo modo continuiamo da quest'altro lato alternando sempre una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro. Continuiamo in questo modo come abbiamo visto nel giro precedente e nella parte del collo andiamo a lavorare una maglia bassa su ciascuna maglia bassa del giro precedente. Al giro successivo procediamo allo stesso modo fino a quando non raggiungiamo il lato dove abbiamo posizionato i marcapunti, perché in questo giro andremo a ricreare le asole per i nostri bottoni. Io continuo ed inizio il nuovo giro e ci vediamo sul lato dove abbiamo posizionato i marcapunti. Una volta arrivate dal lato opposto in corrispondenza del marcapunti, andiamo a lavorare la maglia alta presa avanti e prendiamo come riferimento il foro dove abbiamo inserito il marcapunti. Partendo dal foro precedente al marcapunti andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, saltiamo il foro dove c'è il marcapunti e saltiamo anche il foro successivo e andiamo a lavorare la maglia alta presa avanti successiva con un'altra maglia alta presa avanti. Ed ecco qui che abbiamo ricreato la nostra asola, che ovviamente è a misura del mio bottone. Continuiamo la lavorazione alternando una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro fino ad arrivare in prossimità dell'altro marcapunti. Arrivate in prossimità del secondo marcapunti, andiamo a fare lo stesso ragionamento di prima, prendendo come riferimento il foro dove è inserito il marcapunti, il foro prima ed il foro dopo. Quindi andiamo a lavorare ancora una maglia alta presa dietro nella maglia successiva, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta presa avanti sulla maglia alta presa avanti successiva. Ed ecco qui che abbiamo ricreato la nostra seconda asola. Ripetiamo lo stesso ragionamento anche per l'ultimo marcapunti e continuiamo la lavorazione come abbiamo visto finora e realizzando sulla parte del collo ancora un giro di maglie basse. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. A questo punto andiamo a realizzare l'ultimo giro che sarà composto da sole maglie basse, quindi andiamo a fare una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine del giro. Una volta completato l'ultimo giro, quindi possiamo andare a cucire i bottoni.
Una volta terminata la bordura non ci resta che andare a cucire i bottoni. Io ho questi qui dello stesso colore del filato che ho usato per il cardigan e quindi posso andare ad utilizzare per la cucitura dei bottoni lo stesso filato utilizzato per il cardigan e un ago da lana possibilmente senza punta. Quindi possiamo andare a rimuovere i marcapunti che abbiamo messo su questo lato e andare a cucire i bottoni in corrispondenza dell'asola. Ma per sicurezza andremo comunque a contare 17 giri dall'alto della maglia, come abbiamo fatto per il lato opposto. E anche qui andremo a posizionare i nostri marcapunti. Una volta quindi inseriti i marcapunti dal lato opposto, possiamo passare alla cucitura dei bottoni. Ne andremo a posizionare uno a fianco al marcapunti e lo andiamo a cucire utilizzando lo stesso filato della maglia e l'ago da lana senza punta. Passiamo anche alla cucitura del secondo e del terzo bottone e per ultimo andiamo a nascondere tutti i fili che sono rimasti fuori. E con i bottoni andiamo a terminare il nostro cardigan Queen. Spero che questo video vi sia piaciuto e se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un bel like e ad attivare la campanellina per non perdervi le notifiche. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo la prossima con un nuovo tutorial. Ciao!